a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi, da come potete vedere, continueremo i nostri video inerente al San Valentino. Questo è un sottopiatto carino a forma di cuore. Anzi, prima di procedere al mio video tutorial e di mostrarvi cosa ci occorre per questo video, io come sempre vi invito ragazzi a iscrivervi al mio canale e a supportare il mio canale, in quanto siete in tanti a guardare i miei video ma siete pochi quelli iscritti, quindi aiutatemi e supportatemi, grazie. Adesso passiamo al tutorial. Ciò che ci occorre per questo sottopiatto, praticamente il colore della lana rosso, e ovviamente ci occorre del bianco o del beige in base alle vostre preferenze. Potete anche farlo di rosa se volete fare un contorno rosa. Io ho scelto di farlo beige, ma con voi oggi lo farò bianco per farvi vedere come viene l'effetto col bianco, ma potete farlo anche con il rosa. Ovviamente dei marcapunti, ci serviranno dei marcapunti, delle forbici e un nostro uncinetto. Tutte le misure dell'uncinetto e della lana ve le scriverò qui sotto in descrizione. Ovviamente ragazzi non c'è bisogno di dirvi che più grande è lo spessore della lana, dovete usare più grande all'uncinetto e più grande verrà il vostro sottopiatto. Quindi le misure di come è la grandezza del sottopiatto dipende anche dalle misure dello stroncinetto e della lana. Il mio non è grandissimo perché non voglio fare sottopiatto gigantissimo, quindi ma se voi lo volete più grande vi occorre usare della lana leggermente più grande e ovviamente usare sempre un uncinetto più grande della lana per far sì che il vostro lavoro venga leggermente più grande. Adesso iniziamo col tutorial. Allora, iniziamo dal colore rosso ovviamente e inizierò a fare due catenelle, 1 e 2. Poi dal secondo giro andrò nella seconda catenella dopo la prima e farò 2 maglie basse al suo interno. Poi mi alzo con catenella e giro il lavoro. Adesso in queste 2 maglie basse io farò un aumento in ognuna. Scusatemi, sono un po' influenzata. Quindi in totale avrò 4 maglie basse, perché in entrambe le maglie basse io ho fatto un aumento, quindi 4 maglie basse. Rifaccio la mia catenella e giro il lavoro. Adesso ciò che farò ragazzi è continuerò facendo ogni giro un aumento iniziale ed un aumento finale, e le maglie centrali le lavorerò semplicemente con delle maglie basse. Quindi farò un aumento, quindi 1 e 2, una maglia centrale, una maglia centrale e un aumento, e adesso ne ho 6. Questo procedimento di fare una catenella, giro il lavoro, una maglia finale e una maglia scusatemi, un aumento iniziale e un aumento finale, dovete farlo fino a che non arriviamo al giro dove otterrete 28 maglie basse. Una volta arrivate a 28 maglie basse vi fermate e ci vediamo lì. Quindi continuate a fare lo schema di una catenella, giro il lavoro, un aumento iniziale, un aumento finale e lavorare le maglie centrali con delle maglie centrali con delle maglie basse normali fino ad ottenere alla fine 28 maglie basse. Ci vediamo una volta arrivate a 28 maglie basse. Eccoci qua. Una volta arrivati a 28 maglie basse, allora dal primo giro dove abbiamo iniziato ad arrivare qui sono 14 giri, escludendo il primo giro, iniziando da dove ho il giro con 4 maglie basse, quindi non il primo ma dal secondo. Quindi quando abbiamo iniziato il terzo giro, dove abbiamo iniziato a fare
gli aumenti iniziali e finali, quindi dal terzo giro ad arrivare a 28 maglie basse sono 14 giri, quindi dal terzo a 14. Adesso ragazzi dobbiamo lavorare in altezza di questo cuore prima di poi andare a fare le due curve qui sopra, quindi dobbiamo lavorare la parte centrale del nostro cuore. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare semplicemente 28 maglie basse dal giro quindicesimo al 24esimo per un totale di 10 giri. Quindi andremo adesso a lavorare 10 giri su 28 maglie basse e ci vediamo una volta finiti i nostri 10 giri. Ovviamente alla fine all'inizio dovete sempre fare una catenella e voltare il lavoro, non ci saranno aumenti, solo 28 maglie basse da lavorare per 10 giri dal quindicesimo al 24esimo. Ci vediamo una volta qui quando abbiamo raggiunti i nostri 10 giri su 28 maglie basse. Allora ragazzi, fatti i nostri 10 giri su 28 maglie basse, ecco il nostro risultato. Adesso iniziamo a fare le nostre piccole curvette, ok, per dare la forma del nostro cuore. Allora, iniziamo il nostro 25esimo giro facendo ovviamente una catenella e voltiamo il lavoro. Adesso facciamo 2 maglie basse insieme, quindi facciamo una diminuzione, quindi partiamo con una diminuzione e poi facciamo 11 maglie basse, 1 2 3 e 11. Questo lato qua al momento lo lasciamo non lavorato, facciamo una catenella e giro il lavoro. Adesso ciò che facciamo è lavoriamo tutte maglie basse fino ad arrivare alle ultime due dove faremo una diminuzione, quindi 1 2 10, scusatemi, le ultime due le prenderò e 11, catenella, giro il lavoro. Iniziamo facendo una diminuzione, giro, abbiamo fatto una maglia iniziale di diminuzione, quindi 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 e poi le ultime due facciamo un'altra diminuzione, quindi facciamo sia una diminuzione iniziale che una diminuzione finale. Adesso giriamo il lavoro dopo aver fatto una catenella aggiuntiva e facciamo uguale, una diminuzione iniziale, poi maglie basse 2 3 e una diminuzione nelle ultime due, 7, catenella, giro il lavoro, di nuovo diminuzione iniziale e finale, una diminuzione, 2 3 4 e le ultime due le chiudiamo insieme, 5, catenella, giro il lavoro, una diminuzione, 1 2 e le ultime due, 3. Arrivati con sole 3 catenella aggiuntiva, taglio il lavoro ed eccoci qua, il primo lato del cuore è fatto. Adesso andiamo a fare insieme il secondo. Allora, per quanto riguarda l'altra parte dovremo fare allo stesso modo, però invece di iniziare dall'inizio, qua iniziamo dalla parte centrale, salteremo due punti centrali e andremo a ficcarci, scusatemi per il termine, andremo ad inserirci nella terza, quindi saltiamo le due centrali e andiamo a inserirci con la nostra lana rossa, scusatemi,
e andremo a fare 11 maglie basse, 1, 2 e una diminuzione, 11. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione iniziale e poi maglie basse fino ad arrivare dove ci siamo collegati alla fine, all'inizio. Adesso ragazzi, da questo giro in poi bisogna fare dal terzo giro in poi fino alla fine. Quando arriviamo a 3 maglie basse solo dobbiamo fare una diminuzione iniziale e una diminuzione finale, quindi catenella, giro e lavoro. Quindi adesso dovremmo fare 2 diminuzioni, iniziale qui o finale come volete dire, 1, e poi andiamo a fare la finale. E un'altra diminuzione qui, ops, per un totale di 9 maglie basse. Catenella, giro e lavoro, di nuovo una maglia bassa, scusatemi, una diminuzione, 2, 3, 4, 5, 6 e una diminuzione finale, e abbiamo 7. Catenella, giro e lavoro, una diminuzione, 1, 2, 3, 4 e 5, che sarebbe la diminuzione, la quinta, e poi l'ultima diminuzione fatte iniziale e finale, e avremo un totale di 3 maglie. Catenella, diminuzione iniziale, 1, una maglia bassa, 2 e una diminuzione, 3. Catenella aggiuntiva, chiudere il lavoro e nascondere i fili. Ci vediamo dopo che ho nascosto i fili per fare poi adesso il bordo attorno. Allora ragazzi, adesso partiamo facendo il bordo del nostro cuore. Qua l'ho fatto col beige, adesso lo farò insieme a voi con il bianco. Allora uniamo il filo bianco, allora uniamo il bianco, adesso inizierò lavorando 3 maglie basse in uno stesso punto qui della punta del nostro cuore. Poi adesso andrò a lavorare 30 maglie basse andando verso l'alto, 1, 2, 3, 8, 29 e 30. Ecco qua, lavorate le 30 maglie basse. Adesso proseguiamo, lavoriamo altre 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi dove abbiamo saltato i 2 punti quando abbiamo fatto l'altra parte dobbiamo fare una diminuzione, quindi prendiamo 2 maglie basse insieme e le mettiamo insieme, e adesso ripetiamo lo stesso procedimento, 6 maglie basse e poi 30 fino ad andare alla fine del nostro cuore. Ci vediamo quando raggiungiamo il nostro
alla fine del nostro giro. Quindi dopo aver fatto 3 maglie basse allo stesso punto, 30 maglie basse, 3 maglie sulla parte curvata del nostro cuore, 6 maglie basse e una diminuzione nelle due maglie che c'erano centrali qua, adesso andremo a fare uguale nell'altro lato, 6 maglie basse, 3 sul sopra qua, 30 maglie basse e finiamo poi dove siamo arrivati in punta. Ci vediamo quando siamo arrivati alla fine del nostro giro. Una volta raggiunti la nostra punta, facciamo una maglia bassissima nella prima maglia fatta ed eccoci qua. Questo è il primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro che prevede l'effetto curvato. Faremo insieme alcuni e poi il procedimento sarà uguale per tutto il restante del giro. Allora, io mi alzo con una catenella e giro il lavoro. Adesso andrò a fare questo procedimento, sarà per tutto il giro, sia a destra che a sinistra del cuore. Faremo 2 maglie bassissime, 1 e 2. Poi saltiamo le altre 2 successive, 1 e 2, e nella terza andremo a fare 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi fare 2 maglie bassissime, saltare 2 maglie basse e nella terza fare 7 maglie alte, saltarne 2, 1, 2 e fare una maglia bassissima. Ripetiamo questo 6 volte. Ecco, questo procedimento dovrebbe venire così per tutto il giro. Dovremmo avere 6 da un lato, nelle parti centrali dovremmo fare maglie bassissime, però vediamo insieme quando ci arriviamo, e poi di conseguenza di nuovo altre 6. Quindi adesso procederò facendo le altre 4, quando arriverò al punto centrale farò vedere cosa dobbiamo fare. Adesso arrivati alla parte centrale dovremmo fare 7 maglie bassissime fino ad arrivare all'altra parte e poi fare di nuovo lo stesso schema, quindi fate 7 maglie bassissime, arrivate a quest'altra parte e poi iniziamo a fare lo stesso procedimento, lo stesso schema che abbiamo fatto per quest'altra parte. Quindi facciamo le 7 maglie bassissime. Una volta fatte le nostre 7 maglie bassissime, adesso saltiamo 2 punti, nel terzo punto andremo a fare 7 maglie alte, 7 maglie alte, poi saltiamo le 2 maglie basse e maglia bassissima, questo per altre 6 volte fino ad arrivare alla fine del nostro cuore, quindi procediamo così facendo come avevo fatto da questo lato. Allora, una volta che siamo arrivati alla fine, quando arriviamo all'ultimo, quando facciamo le 7 maglie alte, saltiamo 2 e facciamo una maglia bassissima nella prima maglia. Quindi ragazzi, ricapitolando, iniziamo, facciamo 2 maglie bassissime, saltiamo 2, 7 maglie alte in un solo punto, saltare 2, 2 maglie bassissime di nuovo, dopo le 2 maglie bassissime saltare 2, 7 maglie alte, 7 maglie alte, saltare 2, 2 maglie bassissime, saltare 2, 7 maglie alte, 2 maglie saltare 2, 2 maglie bassissime e così via. Arrivati al centro facciamo 7 maglie basse e di nuovo saltare 2, nella terza 7 maglie basse, saltare 2, 2 maglie bassissime, saltare 2, 7 maglie alte e così via fino a fare tutto il giro. Avremo 7 da un 6 da un lato e 6 dall'altro e nel mezzo 7 maglie bassissime. Adesso nasconderò tutti i fili e vedrete il risultato finale. Ed eccoci qua ragazzi, questo è il risultato finale. Come potete vedere l'unica differenza, ho usato un rosso diverso e ovviamente bordi diversi. Qua ho usato il beige, qua ho usato il bianco, però il risultato è uguale. Se ragazzi questo video vi sia piaciuto e come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di supportarmi davvero tanto.
nel seguirmi e nel lasciare un like se i miei video vi sono piaciuti. Se volete qualcosa in particolare scrivetemelo qui sotto nei commenti, io sarò felice di accontentarvi se sarò capace di fare qualsiasi vostra richiesta. Al prossimo video, ciao!